Ciao a tutti, sono Mia Rox. Faccio questo breve video di risposta a una domanda che mi ha fatto una persona e attraverso questo video vorrei proprio ringraziarla per questa domanda e rispondere. Allora, mi scrive: la domanda che ti pongo: cosa pensi di te, del tuo lato emotivo? Quanto è stato determinante capire te stessa, la tua sensibilità? Sei stata aiutata a capirlo? Grazie ancora. Innanzitutto grazie a te per questa splendida domanda, perché comunque è molto centrata rispetto al discorso che ho fatto fino adesso, tutti i video appunto che ho registrato finora e appunto il mio lato emotivo purtroppo sono ipersensibile, quindi certo che ha giocato moltissimo. Penso, non è perché lo penso io, ma proprio soprattutto il lavoro che ho fatto in comunità, quando tu mi chiedi se sono stata aiutata a capirlo, sì, sono stata aiutata a capirlo, soprattutto in quell'anno di comunità che, come ho già detto, è stato prezioso e importantissimo, perché purtroppo per chi non ha fatto un percorso, per chi non si è mai rivolto a degli specialisti, veramente chi non ha mai fatto questi percorsi non può capire cosa voglia dire invece farlo e il livello proprio di confronto che c'è con uno psicologo, ma anche con gli altri vari utenti, e nello specifico dopo, insomma, poco prima di andare via, quindi era quasi passato un anno, la psicologa mi disse che mi lasciò un biglietto dove mi scrisse: spero che riuscirà a farsi nuove amicizie, perché è un piacere conoscerla per quello che è adesso, ha fatto moltissimi passi in avanti, stia sempre in guardia rispetto alla sua ipersensibilità, perché a volte potrà giocarle brutti scherzi, quanto aveva ragione. Sicuramente un tasto importante che si tocca con questa domanda: sensibilità uguale emozioni, uguale sentire le emozioni in maniera fortissima e nel mio caso all'epoca mal gestirle, perché oggi mi rendo conto quanto sia importante avere queste emozioni, quanto sia comunque bello non averle, perché erano sedate dalle sostanze, non averle era stato come perdere un po' la mia umanità, e senza emozioni, senza anche percepire quella rabbia, no? C'è quella forte rabbia, la tristezza così inconsolabile, la felicità, l'estrema felicità, insomma tutte le emozioni sono parte della nostra umanità, e purtroppo per chi ha un'ipersensibilità il discorso è molto diverso, molto più difficile, perché per persone così, come aveva appunto spiegato la psicologa, io adesso sto cercando di rispondere rispetto appunto al percorso che ho fatto, alle sedute, tutto quello che sono arrivata da sola, perché comunque mi ritengo una persona riflessiva, quindi il fatto di riuscire a soffermarmi
sulle mie fragilità, capirle, analizzarmi. Questo è stato senza dubbio un mio punto di forza, ma l'ipersensibilità diciamo che non sempre aiuta, proprio per colpa di questi sentimenti che mi sono sempre arrivati a causa appunto di come sono cresciuta, delle problematiche familiari, relazionali, ambientali, nella mia vita, nella mia infanzia, e una predisposizione ovviamente genetica. Io sono un soggetto ipersensibile, su questo non ci piove, però nel caso proprio delle dipendenze, le persone che sono dotate di questa, appunto, ripeto, ipersensibilità, hanno una tendenza a sviluppare un attaccamento affettivo, indipendenza affettiva, si buttano nelle sostanze perché non riescono a gestire le emozioni. In particolare mi ricordo che all'epoca la psicologa mi disse che avevo proprio una difficoltà a gestire la parte, diciamo, quando mi arrivava questa tristezza profonda. Io pensavo fosse finito il mondo, cioè non avevo una lucidità e non avevo compreso una cosa molto importante che invece oggi, sulla quale oggi sono molto tranquilla, perché l'ho assimilata completamente, e cioè che le emozioni sono un momento che può durare, che può avere un'intensità breve, o può durare un breve momento, o può avere un'intensità più forte e può durare anche per un lungo momento. Cioè, facciamo un esempio, il lutto. Purtroppo viene a mancare una persona a me cara, una persona vicina, un affetto, un parente, un fratello, insomma, il dolore è devastante, no? Però non è che noi ogni minuto della nostra giornata sentiamo questo dolore con la stessa intensità. È ovvio che ci sarà un momento in cui questa emozione di stringimento di gola, proprio di sensazione di vuoto, di smarrimento, di pianto, insomma piangere per qualsiasi cosa, profonda tristezza, solitudine, insomma tutte le emozioni che porta appunto un lutto, cioè, sono momenti che hanno un'intensità diversa e una durata diversa. Solo quando si riesce a comprendere che prima di tutto l'emozione fa parte della nostra umanità e quindi è requisito fondamentale per riuscire ad avere un interesse, una pienezza di visione del nostro percorso qui, che è l'unica certezza che abbiamo, e quindi non dobbiamo buttarlo via con delle mere illusioni tramite della schifezza creata ad hoc per riempire le tasche di quattro porci e svuotare le nostre e svuotarci anche dei nostri sogni, perché con quei soldi che abbiamo buttato via a quest'ora ci saremmo comprati casa, camper, casa al mare, casa in montagna, vacanze, crociere, cioè ripensiamoci un attimo. Pertanto devo dire alla persona che mi ha posto la domanda, ma anche a chiunque si è interessato all'argomento, che sì, mi hanno aiutato a capirlo, e il ragionamento che ho appena fatto su quanto sia importante sentire le emozioni, su quanto sia importante saperle gestire,
e su quanto sia importante capire che sono un momento, perché poi il resto comunque della giornata una persona è calma, cioè perlomeno questo è lo stato interiore in cui io sono arrivata dopo lunghissima pena. Finalmente ho trovato uno stato di calma interiore, e questo può avvenire non sicuramente nell'abuso, perché come vi ho già spiegato, caricare troppo il nostro corpo o di un rilassante o di un eccitante porta poi al corpo a una scompensazione, quindi non si può stare bene veramente, e chi non riesce a comprendere questa cosa è perché in questo momento semplicemente non l'ha provata. Quando la proverete poi vedrete che sarete d'accordo con me, e chi invece è riuscito a ottenere quello che sto dicendo, arrivare al punto in cui sono arrivata io, che non è nient'altro che consapevolezza, io lo ripeto 100.000 volte al giorno, però ragazzi è questo, veramente vi accorgerete di quanto le emozioni siano un tesoro importante da tenersi stretto quanto più possibile, perché veramente senza di esse è piatto, è il piattone più totale, non è possibile, ci priviamo veramente della parte più bella della nostra umanità, di quello che ci caratterizza come noi anche gli animali, no? Nel senso, non so se capite quello che intendo dire, ma per esempio il vostro cane, no? Quando è felice di vedervi ve la trasmette la sua emozione, ecco, noi lo stesso, noi dobbiamo poter essere in grado di provare tutto ciò, perché altrimenti veramente sarebbe una vita di merda. E quindi grazie davvero per il tuo commento, per la tua domanda. Sono veramente contenta che qualcuno mi abbia fatto una domanda, perché veramente centrata tra l'altro, e spero veramente tantissimo di poter dare anche solo a una persona, fosse soltanto una, davvero spero di riuscire a passare qualche cosa di buono di quella che è stata la mia esperienza. Ripeto, 24 anni di tossicodipendenza, quindi non è un giorno, e veramente toglietevi quella merda dal corpo e comincerete veramente a star bene. Fate pace con i vostri demoni, amatevi, perché la vita è una sola. Freghiamocene degli standard di questa società malata, cerchiamo di essere noi stessi genuini, fedeli alle nostre idee, cerchiamo di portare avanti le nostre opinioni, veramente di farci valere come persone, e non è sicuramente mettendoci nel corpo quella merda di strada tagliata come la merda che potremo sperare in un futuro migliore. Cioè non c'è vita con la droga, ragazzi, non c'è vita, la droga non è vita, la droga è morte, è annientamento delle emozioni, è annientamento della persona, è annientamento della nostra umanità. Con questo grazie, con la consapevolezza che tutti possiamo cambiare, io vi auguro una vita migliore. Ciao da Mia Rox.